Tutti bentornati sul mio canale, bentornati in questo nuovo video. E oggi siamo tornati a fare la recensione di un coltello e parliamo dello Spyderco Paramilitary 2. Diciamo col dire che è considerato, oggi come oggi, uno tra i migliori EDC esistenti, o comunque tra i migliori EDC tra chi lo utilizza. Ovviamente qua ognuno potrà dire la sua, ognuno ha la propria idea, ognuno ha una sua idea personale di cosa voglia dire EDC, Everyday Carry, cioè cosa noi riusciamo a portare tutti i giorni in tasca. Teniamo sempre presente la legge italiana, per cui mi raccomando, in Italia non si può andare in giro col coltellino in tasca come ci pare e piace, ci vuole giustificato motivo, per cui se andate a fare trekking, se andate in montagna, se siete in campagna, se lavorate in campagna, se ve lo portate al lavoro perché fate l'idraulico, l'elettricista e ce l'avete nella cassetta degli attrezzi, ma non potete andarci al bar o a passeggio con gli amici, mi raccomando. Poi faremo un video proprio per quello che riguarda la normativa e cosa prevede il TULP, ma per oggi vi basti sapere questo. Quindi parliamo di DC perché a livello mondiale non tutte le nazioni, anzi molte nazioni sono più libere di noi in Italia e quindi viene considerato un EDC a livello mondiale perché può essere portato sempre tranquillamente in tasca. Prima di tutto iniziamo col vederlo e parlare delle caratteristiche tecniche. Eccolo qua, questa è la confezione con cui arriva, la solita confezioncina di cartone. La cosa che balza subito all'occhio è che è made in USA, made in USA, quindi noi abbiamo il nostro prodotto all'interno, oltre al coltello ovviamente avvolto in un piccolo nylon, troviamo una piccola gomma a piuma e il librettino della Spyderco o Spyderco che dir si voglia, con i vari modelli. Noi vediamo i modelli di Paramilitary 2, ma non sono solo questi. In effetti un'altra delle caratteristiche del Paramilitary 2 è che è stato prodotto in moltissime varianti diverse e in moltissimi acciai diversi, per cui anche lì ne possiamo trovare di varie generazioni, varie colorazioni, vari tipi di manicature. Ci sono alcune cose che mi sono molto piaciute, alcune cose che mi sono piaciute un pochino meno, ma ripeto, andiamo a vederne le caratteristiche tecniche. Il mio possesso in questo momento, che non è il primo che ho utilizzato, ma è l'ultimo che ho in mio possesso, è in acciaio CPM S30V, per cui diciamo quello che va un po' per la maggiore in produzione tutt'oggi. Apriamolo, ovviamente l'apertura abbiamo il solito foro Spyderco che fa anche la funzione da tumble, lo apriamo, vedete che abbiamo la nostra clip in questa posizione. In origine quando mi è arrivato la clip era in questa posizione, pubblicherò a breve il video in cui sposto la clip per chi volesse vedere come si fa, un'operazione piuttosto semplice, ma siccome mi chiedete spesso anche queste cose, vedremo anche un video breve di 3 o 4 minuti, ma forse anche meno, perché è veramente un'operazione semplice e facile spostare la clip. Andiamo a vederlo nel dettaglio. Eccolo qua. Allora, la lama in questo caso non è libera, ma è coperta da DLC, quindi è una lama coated. Il tipo di bisellatura della lama è full flat. Sulla punta qua c'è una diatriba, ma secondo me è una spear point, però c'è chi dice che essendo così potrebbe essere non una spear point, ma
c'è chi gli dà un nome, chi gli dà un altro, perché assomiglia anche, vedete che la punta qua si inarca leggermente, ma proprio leggermente verso l'alto, per cui una clip point non è neanche una clip point, ma in realtà viene considerata dalla stessa casa una spear point, poi ognuno se la veda come vuole. Il peso è di 108 grammi, quindi molto leggero. All'interno comunque noi abbiamo due cartelline, poi ve le metterò comunque in sovrapposizione com'è all'interno, ma cerco di farvelo vedere anche qua. Abbiamo due cartelline in metallo che coprono l'intera lunghezza del manico, quindi direi che ottimo, perché considerando che attualmente si cerca di farli sempre senza cartelle, una cartella per quanto leggera in acciaio a mio parere mi dà più sicurezza, se anche è vero che i materiali moderni non è detto, ma siamo un po' rimasti attaccati alla tradizione su queste cose della solidità dell'acciaio, secondo me, per quanto sia sempre maggiore di quella del G10. Abbiamo detto che pesa 108 grammi, la lama è lunga 89 mm, quindi 9 cm possiamo dire. La lunghezza totale è 211 mm, quindi 21 cm. La lunghezza da chiuso è 122 mm. Lo spessore dell'acciaio della lama è 3,3 mm. Il tipo di chiusura è il famoso compression lock, e qua ovviamente c'è da aprire una parentesi. Vi faccio vedere adesso sempre un momento com'è all'interno il compression lock. C'è chi dice che è un frame lock, in realtà no, perché il frame lock blocca in un punto solo, mentre il compression lock è una linguetta che si infila proprio in uno spazietto ricavato nella lama e che si blocca in questa maniera. Quindi lui quando la molla rilascia, lui blocca la lama in questa maniera, mentre il liner lock blocca in questa maniera ma non va a inserirsi nella lama. Quindi il compression lock è sicuramente, per quello che mi riguarda, più sicuro del liner lock. Dopo, se vogliamo ovviamente un tipo di chiusura migliore, abbiamo il famoso back lock e ancora meglio il 3-ad lock, per una serie di motivi di robustezza. Però il compression lock, devo dire che avendolo già provato sullo Shaman, a me non è dispiaciuto. Che è chi dà fastidio perché è in questo punto e quindi alle volte con le mani si blocca, ma io non ho trovato questa difficoltà. In questo caso sporge un filino di più, in realtà no, perché vedete che dalla parte di qua resta perfettamente nascosto dalla nostra guancetta, per cui anche qua non dà nessun fastidio. La differenza però è evidente nel vedere i due compression lock, perché mentre questo ha un dato spessore, questo adesso è anche ricoperto in DLC, per cui nero sembra anche un po' più fine, ma è più fine, mentre il perno di battuta della lama lo spessore è identico. Qua per agevolare il peso è stato fatto un po' più sottile, e questa cosa mi piace poco, perché con lo Shaman mi sento più sicuro nel fare anche dei lavoretti, diciamo così, pesantini. Ovviamente, anche se questo coltello nasce per il taglio puro, quindi nasce come EDC, taglia il cartone, apri le buste, apri le scatole, fai briga, quelle cose che puoi fare durante il giorno. Però devo essere sincero, l'ho provato, adesso andremo a vedere, a fare una prova, a testarlo anche con il legno, e se la cava molto bene, non dà un senso di cedimento, non si sente poi diciamo così alcun gioco della lama, anche se in effetti tenendolo in mano non dà una sensazione di robustezza come
a volte la danno per dire i cold steel, che sembrano sempre molto robusti, e qua vi faccio vedere questo che senza nessuna cartella in metallo, questo Broken Skull della Cold Steel, e tenendolo in mano pur essendo parimenti leggero, anzi più leggero, dà una sensazione di maggior solidità una volta aperto, proprio non c'è nessun gioco, non c'è nessun, dà una sensazione di avere quasi un lama fissa, cioè un pezzo unico una volta che è aperto. Qua questa sensazione non me la dà. Con questo non voglio dire che è un cattivo coltello o che sia delicato, assolutamente è un coltello che mi ha stupito perché ha una robustezza maggiore di quella che pensavo. Però non lo so, gli manca qualcosina, ovviamente, ripeto, questo è un tipo di coltello nato per i DC di taglio puro. Vediamolo adesso in azione con del legno secco. Vedete come incide, addirittura proprio se non state attenti spezza, taglia, per cui le doti di taglio di questo Paramilitary 2 non sono assolutamente in discussione in nessun frangente. Si tratta di capire se si può fare qualche lavoro non pesante ma medio, e questo sicuramente lo si può fare. L'ho già fatto in passato, però devo essere sincero, un pochino mi aveva guadagnato il precedente Paramilitary, un pochino di gioco sul perno, sul pivot, che poi è bastato regolarlo e il gioco è stato sistemato. Però ecco, nell'utilizzo intenso un pochino di gioco si era fatto, ma devo dire che l'avevo proprio sottoposto a una tortura di funzionamento, chiamiamola così. Vi faccio vedere più nel dettaglio, vediamo se qua con questo tipo di visualizzazione riesco a farvi vedere, anche la messa a fuoco mi pare migliore. Vedete proprio come riesca a incidere e come noi possiamo lavorare di fino anche con la punta, quindi se dobbiamo fare delle piccole lavorazioni anche di intaglio, sicuramente questo è il coltello che fa per noi. D'altro canto però la sottigliezza della punta della lama ci impedisce di fare lavori pesanti, pena la frattura della punta della lama stessa. Vediamo anche il taglio di questa corda a alta resistenza da vela, come riesce a tagliarla con una facilità, veramente guardate che scioltezza nel taglio, quindi si può dire che la sua funzione di puro taglio la svolge veramente bene. Ecco perché è considerato, questo è uno dei motivi, oltre alla leggerezza, alla praticità di tenerlo in tasca, alla praticità di apertura e di chiusura, è considerato uno dei migliori EDC al momento in commercio. E ovviamente questa è una cosa opinabile. Vediamolo ora mentre tagliamo un piccolo pomodoro, proprio per farvi vedere come l'operazione quasi chirurgica riesce perfettamente. Possiamo proprio tagliare delle fettine sottili trasparenti anche di un pomodoro così piccolo e così sottile. Questo sempre a dimostrazione del taglio puro che riesce a fare. Eccolo qua nel taglio del nostro foglio di carta con affilatura da fabbrica, dopo aver intagliato del legno, dopo aver tagliato del cibo, dopo circa un mese di utilizzo come EDC, per cui senza averlo ancora affilato. Ovviamente ha lavorato come EDC, quindi non ho deforestato un bosco, non ho intagliato moltissimo legno, però ho tagliato molto cartone, fascette, ho aperto delle confezioni del latte e quindi è andato tutto bene. Poi è sufficiente lavarlo sotto l'acqua e vedete che anche il Coated, che ho trovato molto resistente in confronto per esempio a quello della Cold Steel, che invece è un po' meno resistente. Un'altra delle qualità del compression lock, come è quella del back lock per capirci, oltre al lock, è che può essere usato sia da mancini che da destrimani, perché ovviamente il destrimane fa meno fatica, però anche il mancino non ha nessun problema ad utilizzare il compression lock.
Abbiamo poi il nostro foro per il laccetto e abbiamo la possibilità, come abbiamo visto, della clip in acciaio di essere spostata davanti e dietro, a destra o a sinistra, a secondo di come lo tenete nelle tasche e se usate la mano destra o la mano sinistra. Allora, ve lo faccio vedere appaiato allo Shaman, o ve li faccio vedere dalla parte senza clip. Vediamoli anche per vedere la differenza di spessore delle lame. Ve lo faccio vedere appaiato a questo Lion Steel Cure e anche qua lo spessore delle lame. Vedete che il Cure, che può essere un pochino più bistrattato, sicuramente la lama come quella dello Shaman è più spessa e più robusta. E qua vediamo il liner lock, vedete il liner lock, eccolo qua. E il liner lock, fra le altre cose, se lo usate con la mano destra bene, con la sinistra è più un problema, mentre il compression lock ha anche, come abbiamo detto, questo vantaggio. Vediamolo con uno dei suoi possibili competitor, il Broken Skull, e vediamo anche qua che gli spessori sono abbastanza simili, essendo entrambi nati per il taglio puro. Conclusioni: è il migliore EDC che si possa trovare in commercio? Certamente no. È un buon EDC? Certamente sì, però il prezzo è sicuramente alto, perché partiamo dalle 190 euro in su a secondo del modello e del tipo di manicatura. Quindi cosa dire di più? È un buon coltello, è un buon EDC, ne vale sicuramente la pena per chi fa un utilizzo tutti i giorni, il panino, la frutta, taglia le fascette, apri i cartoni e anche qualche piccolo intaglio di legno, ma niente di più per quello che è il mio parere. Per questo video è tutto, quindi anche per lo Spyderco in questione, che vi ricordo che è lo Spyderco Paramilitary 2, è tutto. Mi raccomando, aiutatemi a crescere nelle classifiche di YouTube, iscrivetevi al canale, mettete un bel like, che dobbiamo arrivare ai 10.000 iscritti. Ci vediamo in un prossimo video, scrivetemi qua nei commenti cosa ne pensate voi di questo Paramilitary 2. Ciao a tutti da Ermanno, ciao!